Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Heparina Vister, Teva Italia SRL, sede legale, ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'è Heparina Vister? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Heparina Vister durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Heparina Vister? Heparina Vister è un farmaco a base del principio attivo eparina sodica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Heparina Vister può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: eparina sodica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa. Posologia: profilassi del tromboembolismo. Profilassi perioperatoria. Dose iniziale di 5000 UISC 2H prima dell'intervento, seguita da 5000 UI ogni 8-12 ore per almeno 7 giorni o fino a quando il paziente non riprende la deambulazione. Profilassi in pazienti non chirurgici. La stessa dose si utilizza in caso di profilassi in pazienti non chirurgici ad alto rischio. La scelta di somministrazione ogni 8 o 12 ore deve tenere in considerazione il rischio tromboembolico ed il rischio di sanguinamento del singolo paziente. Monitoraggio: non ha richiesto un monitoraggio di routine. Trattamento del tromboembolismo. Dose iniziale: 80 U/kg EV in bolo oppure 5000 UI come iniezione endovenosa in bolo, 10.000 UI in caso di grave embolia polmonare. Dose di mantenimento: 18 U/kg/H in infusione continua, range tra 1000 UI e 2000 U/H, oppure 1000 UI/H in infusione continua. Schemi di trattamento alternativi: iniezione intermittente endovenosa, 10.000 UI EV in bolo seguite da 5.000, 10.000 UI EV ogni 4-6 ore. Iniezione intermittente sottocutanea, 333 UI/kg seguite da 250 UI/kg ogni 12H, range 10.000 UI, 20.000 UI. Monitoraggio: quando si somministra eparina sodica a dose anticoagulante, il dosaggio deve essere determinato sulla base di test della coagulazione. Il test PA comunemente usato è il tempo di tromboplastina parziale attivato, APT. L'APT dei pazienti in trattamento deve essere mantenuto ad un valore pari a 1/500 a 2 minuti e 5 secondi volte i valori normali. Si raccomanda un monitoraggio regolare dei valori di APT, possibilmente su base giornaliera. Se i test di coagulazione sono al di sopra dell'intervallo terapeutico o se si verificano emorragie, la dose deve essere ridotta o, se del caso, l'eparina deve essere sospesa, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Profilassi del tromboembolismo. Non sono disponibili raccomandazioni circa la posologia. Monitoraggio: il dosaggio deve essere aggiustato sulla base dei valori di APT. Trattamento del tromboembolismo. Dose iniziale: 50 U/kg come iniezione endovenosa in bolo. Dose di mantenimento: 15-25 UI/kg/ora in infusione continua, oppure 250 UI/kg ogni 12 ore per via sottocutanea, oppure 100 UI/kg EV ogni 4 ore come iniezione intermittente. Monitoraggio: il dosaggio deve essere aggiustato sulla base dei valori di APT. Anziani. Possono essere necessari dosaggi più bassi, a causa di un aumentato rischio di sanguinamento. Monitoraggio: le dosi devono essere adeguate in accordo ai valori di APT. Modo di somministrazione: per via endovenosa mediante infusione continua o iniezione intermittente, oppure mediante iniezione per via sottocutanea. Poiché copyright gli effetti di eparina sono a breve termine, la somministrazione mediante infusione endovenosa o iniezione sottocutanea ha da preferirsi rispetto all'iniezione endovenosa intermittente. Controindicazioni: l'eparina sodica non deve essere usata in pazienti con accertata ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Con grave trombocitopenia o disturbi accompagnati da diatesi emorragica.
con patologie epatiche, renali o pancreatiche gravi, nei quali i test di coagulazione non possano essere condotti ad appropriati intervalli esclusivamente per i dosaggi terapeutici, con coagulazione intravasale disseminata, CID, attribuibile a trombocitopenia indotta da eparina, con accidenti cerebrovascolari emorragici, con lesioni organiche a rischio di sanguinamento, quali ulcere gastriche o intestinali, emorragia cerebrale, aneurisma, neoplasia cerebrale, con trauma o interventi chirurgici al sistema nervoso centrale, agli occhi o alle orecchie, con retinopatia o emorragia del corpo vitreo, con endocardite infettiva. L'anestesia loco-regionale per procedure di chirurgia elettiva è controindicata nei pazienti che ricevono eparina a dosi anticoagulanti. In presenza di lesioni organiche ad elevato rischio di sanguinamento, l'uso di eparina andrà valutato nello specifico contesto clinico, considerando il rapporto rischio-beneficio nel singolo caso. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si deve prestare particolare attenzione nei seguenti casi: sospette neoplasie con tendenza all'emorragia, alcolismo cronico, pazienti anziani. Può essere necessaria una riduzione della dose, particolarmente nelle donne che sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti orali. L'eparina sodica a dosaggio anticoagulante può prolungare lievemente il tempo di protrombina, incremento di circa 0,5 dell'INR. Bisogna considerare questo aspetto nella valutazione di tale parametro, soprattutto quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere eparina Vister durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere eparina Vister durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'eparina non attraversa la barriera placentare. Non vi sono state segnalazioni che colleghino la somministrazione di eparina durante la gravidanza a malformazioni. Ciò nonostante, l'innocuità di impiego in gravidanza non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Eparina Vister non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Non è stata finora dimostrata alcuna specifica tossicità dell'eparina. Elenco delle reazioni avverse. Le reazioni avverse riportate durante gli studi clinici o nell'uso post-marketing sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi di sovradosaggio. Sanguinamento, principalmente dalla cute e dalle mucose, dalle ferite, dal tratto gastrointestinale o genitourinario, epistassi, ematuria, melena, ematomi, petecchie. Un calo della pressione sanguigna o una riduzione dell'ematocrito possono essere segni di un'emorragia occulta. Terapia del sovradosaggio. Sanguinamento minore. Interruzione della terapia con eparina. Emorragia grave. La protamina serve per la rapida neutralizzazione dell'attività dell'eparina, in caso di sanguinamento significativo. La quantità richiesta dipende dal tasso ematico di eparina somministrata e dal tempo intercorso dall'iniezione. 1 mg/v neutralizza 100 UI di eparina presenti nel paziente. La dose di protamina che si deve somministrare per neutralizzare un bolo eparinico si riduce in proporzione al tempo trascorso dalla somministrazione del bolo. Subito dopo il bolo il 100% della dose, dopo 30 minuti il 50%. La dose di protamina da somministrare in caso di infusione continua di eparina è quella utile per neutralizzare le UI di eparina infuse nelle ultime 4 ore. La somministrazione di protamina deve essere effettuata mediante infusione endovenosa lenta, non deve essere superata la dose di 50 mg in 10 minuti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotico. Codice ATC. B01AB01. L'eparina è il principio anticoagulante fisiologico dell'organismo prodotto dai mastociti. Essa ha proprietà di inibire la coagulazione del sangue a eros in vivo (EUROS) e a eros in vitro (EUROS), proprietà farmacocinetiche. L'eparina attiva solo per via parenterale. Somministrata per via venosa il suo effetto è immediato. Per via intramuscolare l'effetto si manifesta dopo circa 15 minuti. L'azione anticoagulante dell'eparina scompare, dati preclinici di sicurezza. La tossicità dell'eparina è estremamente bassa. La DL50 nel topo per via endovenosa di 2 g/kg. Nel coniglio la somministrazione endovenosa di 1 g/kg risulta perfettamente tollerata. Elenco degli eccipienti: clorocresolo, sodio cloruro, acido cloridrico, correttore di pH, sodio idrossido, correttore di pH e acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.